Una volta posizionata la stampante, iniziamo col rimuovere le mollette, una per ogni cinghia. Spostando manualmente l'estrusore, togliamo la spugna protettiva e una volta scaricati i profili e il manuale di stampa, rimuoviamo l'etichetta blu. Colleghiamo la spina alla stampante e accendiamola. Per prima cosa facciamo un auto home per verificare il corretto funzionamento della stampante. Vediamo come è strutturata l'interfaccia della macchina. Sul lato sinistro abbiamo le temperature degli estrusori e del piatto e nella parte destra inferiore quella della camera calda. In questa zona invece abbiamo le impostazioni e lo stato della stampante. Nella parte superiore a destra invece l'indirizzo IP per il Wi-Fi. Iniziamo col caricare il materiale. Nel momento in cui faccio Load Material, posso selezionare l'estrusore interessato. La stampante in questo caso ci darà un errore perché prima di caricare il materiale dovremo riscaldare l'estrusore. Una volta che la temperatura arriva a destinazione, possiamo riprocedere con il Load Material. Ora posizioniamo la bobina sul supporto bobina. Il filamento va fatto passare sotto al rullo del supporto. Inseriamo il filamento nella sua sede fino a quando non verrà prelevato automaticamente. Accertiamoci che venga estruso. Facciamo la stessa procedura anche col secondo estrusore. Ora procediamo con la calibrazione del piatto. Se selezioniamo Auto Calibration, la stampante ci dirà che sarà da abilitare questa funzione. Per abilitare l'autocalibrazione dovremo posizionare l'ugello sul piatto, quindi prepara, disabilita motori. Una volta che l'ugello sarà a contatto col piatto, potremo riprovare a fare l'autocalibrazione fino a quando nel display non leggeremo Autocalib Enable. Potrebbe essere necessario riscaldare l'ugello perché parte del materiale precedentemente estruso ostacola la lettura. Una volta che l'autocalibrazione è abilitata, imposteremo la temperatura del piatto di stampa e la procedura partirà automaticamente. La procedura di autocalibrazione richiederà qualche minuto. Prima di ogni stampa andremo ad applicare della colla sul piano. Questo è necessario per poter migliorare l'adesione dei primi layer di stampa. Per creare il file di stampa, prima di tutto andremo a scaricare i profili dal sito www.3dwas.com nella sezione Download. All'interno della cartella troviamo delle istruzioni su come impostare il software e all'interno della cartella Simplify 3D avremo una suddivisione in base al materiale e al diametro dell'ugello. In questo caso possiamo scaricare il profilo per stampare ABS e IPS come supporto per il diametro 0,7. Ora apriamo il software di slicing Simplify 3D e tramite File, Import, FF Profile e importiamo il profilo. E il software di slicing ci dirà che è stato caricato correttamente. Tramite il tasto Import importiamo un file STL. Tramite il pulsante Prepare to Print vediamo già esattamente tutte le caratteristiche del pezzo che andremo a stampare. Ogni colore corrisponde a delle impostazioni che possiamo variare nella sezione Edit Process Settings. Ad esempio il colore arancione è riempimento, il blu sono gli shell esterni e il verde sono i bottom e i top.
In questo caso possiamo tornare negli Edit Process Settings e variare ad esempio la percentuale del riempimento, cambiandola dal 15% al 30%. Vediamo subito come anche nell'anteprima la percentuale del riempimento, ovvero quello arancione, sia aumentata. Ora salviamo il G-code che possiamo importare nella stampante o tramite chiavetta o tramite Wi-Fi. Ora inseriamo la chiavetta USB e tramite il menu Print G-code USB Drive selezioniamo il codice che vogliamo stampare. Una volta selezionato il codice di stampa, la macchina salverà automaticamente il file nella stampante e possiamo rimuovere la chiavetta. In alternativa possiamo connettere la stampante al Wi-Fi e nella sezione Avanzate Wi-Fi Settings possiamo impostare il Wi-Fi selezionato e digitare la password. La stampante ci genererà un indirizzo IP che andremo poi a riportare sul nostro browser. Una volta riportato l'indirizzo IP sul nostro browser, andiamo in Login, inseriamo User come username e Password come password. E in questo modo potremo avere accesso a tutte le funzionalità della stampante anche a distanza. Tramite Upload possiamo caricare il G-code che vogliamo stampare. E cliccando l'icona della stampante possiamo lanciare la stampa. Per quanto riguarda la possibilità di cambiare l'ugello, dovremo rimuovere la protezione in silicone e con una chiave da 5 svitare l'ugello. Questa procedura va sempre effettuata sia in fase di rimozione che di inserimento dell'ugello con l'estrusore caldo. È importante adoperare un guanto protettivo. Ora vediamo come passare dall'estrusore Zen X all'estrusore Flex. Spegniamo la stampante e rimuoviamo i tubi di Teflon. Rimuoviamo la fascetta e successivamente il cablaggio. Stacchiamo il passacavo. E con una brugola di 3 rimuoviamo le 6 viti che tengono ancorato l'estrusore ai bracci di movimentazione. Posizioniamo l'estrusore Flex inserendo i bracci e riserrandoli con le stesse viti. Colleghiamo il passacavo e i cablaggi e per sicurezza con una fascetta fissiamolo all'estrusore. Ora prendiamo la prolunga del motore e facciamola passare tramite il foro posizionato sul lato sinistro della stampante. Scolleghiamo da macchina spenta il cablaggio del motore e colleghiamolo alla prolunga.
Da dentro la stampante possiamo connettere il cablaggio del motore. Inseriamo il cablaggio all'interno del passacavo, inseriamo la bobina da 285 all'interno della stampante e tramite la modalità Load Material carichiamo il filamento nell'estrusore. Prima di stampare effettuiamo un'autocalibrazione. Per approfondire tutti i temi di stampa 3D potete iscrivervi ai corsi avanzati sul sito www.3dwasp.com.